Benvenuti in un capitolo straordinario del vostro rifugio di verità e sguardo lucido sulle stelle, stelle turche rivelate. Nell'universo intricato della recitazione esiste una linea invisibile, quasi impalpabile, che separa il mestiere dell'attore dal suo cuore. Ma cosa accade quando quel confine si sbriciola sotto i riflettori, pressato dallo sguardo di milioni di persone pronte a interpretare, giudicare, sognare? Oggi penetriamo nell'epicentro di un terremoto che non ha scosso solo il set della serie Rafta, ma anche le colonne portanti del legame tra i suoi protagonisti, Bararduk ed Elçin Sangu. Ciò che doveva essere un traguardo professionale, una scena di bacio costruita con cura e precisione, si è trasformato nella scintilla di una crisi umana che ha lasciato l'industria intera senza parole. Non stiamo per raccontarvi un semplice disaccordo sul set. Stiamo per sezionare l'anatomia di un crollo emotivo. Prima di entrare nei dettagli della furia di Bar, della quiete calcolata di Elçin e dei sussurri che filtrano dai camerini più blindati di Istanbul, una richiesta fondamentale. Se apprezzate questo racconto attento, analitico e coraggioso, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate. Attivate la campanella per non perdervi alcun aggiornamento sui vostri idoli. E se volete diventare protettori di questo progetto e accedere a contenuti esclusivi su ciò che accade quando le telecamere si spengono, premete subito Unisciti. Il vostro sostegno rende possibile l'indipendenza della nostra voce e ci permette di indagare quelle storie che altri preferiscono tacere. Ora fate silenzio, la parte più vera del dramma sta per cominciare. I produttori di Rafta sapevano fin dall'inizio che la scena del bacio tra Bararduk ed Elçin Sangu sarebbe stata il climax emotivo della stagione. Hanno preparato quel momento per settimane, con prove in un'atmosfera di rigore assoluto e un'attenzione ai dettagli quasi rituale. Sul set, la dedizione era totale. Chi c'era parla di un'immersione così profonda nei personaggi da far dimenticare, per attimi interi, che quello che scorrevano davanti agli occhi era un copione e non una confessione in tempo reale. La chimica, sostiene un tecnico luci, sembrava fin troppo vera per restare confinata alla finzione. Eppure, l'incantesimo si è infranto nel secondo stesso in cui il regista ha urlato stop. Nessun sollievo, nessuna battuta di alleggerimento, solo un silenzio denso, una sospensione carica di presagi. Bar, che ha coltivato negli anni un'immagine di controllo, misura e un certo ascetismo emotivo, non è riuscito a celare lo smarrimento che quel gesto gli aveva lasciato addosso. I primi racconti trapelati parlano di un confronto acceso con la regia immediatamente dopo la chiusura delle riprese. Il suo volto non era quello di un attore soddisfatto, ma di un uomo che si sentiva esposto, vulnerabile e, per motivi che ancora si provano a decifrare, profondamente irritato. La rabbia di Bar non è stata una fiammata passeggera, ma un incendio alimentato dalle conseguenze immediate della scena. Appena il frammento è andato in onda, i social sono diventati il campo di battaglia di opinioni contrastanti. Migliaia di commenti hanno elogiato naturalezza e ardore, mentre molti altri, con il fervore tipico del pettegolezzo online, hanno iniziato a collegare quanto visto sullo schermo alla vita privata dell'attore, suggerendo che quella sequenza fosse una dichiarazione velata di sentimenti reali. Lì, pare, si sia spezzato qualcosa. Fonti a lui vicine hanno raccontato a Stelle Turche Rivelate che Bar avrebbe attraversato ore di furia incontrollata. Avrebbe passato notti intere a scorrere ogni parola, ogni ipotesi, ogni analisi del suo sguardo, percependo la propria integrità professionale divorata dal sensazionalismo. Stanco di vedere la sua carriera schiacciata dal frastuono delle curiosità sentimentali, avrebbe raggiunto il punto di saturazione. Il ritiro immediato nel camerino, il rifiuto di parlare con chiunque per ore e il blocco sistematico degli account social sono i segni visibili di un uomo deciso a riprendersi il controllo del proprio racconto. È difesa dell'arte o paura che una verità indicibile sia stata catturata in un chuck? Facciamo una pausa necessaria, famiglia di Stelle Turche Rivelate. Sotto abiti firmati e sorrisi da copertina, ci sono esseri umani che cercano di attraversare i propri conflitti. Vi chiediamo: un attore ha il diritto di adirarsi per l'interpretazione che il pubblico dà del suo lavoro, o è il prezzo ineluttabile della fama? La reazione di Bar vi sembra prova di rigore professionale o indizio di qualcosa che pulsa oltre la finzione? Le vostre teorie, nei commenti, sono linfa per questo canale. E se apprezzate questa profondità, lasciate un grande mi piace. Per sostenere la nostra indagine indipendente e accedere a dettagli che sfuggono allo sguardo comune, il pulsante Unisciti.
È il vostro pass per il dietro le quinte di Istanbul. Restate con la cerchia di stelle turche rivelate. All'estremo opposto della tempesta emotiva c'è Elçin. Mentre lui sembrava avvolto in un vortice di indignazione, lei ha mostrato una serenità che alcuni hanno definito glaciale e che noi leggiamo come una mossa di diplomazia strategica. La sua unica dichiarazione ufficiale dopo il polverone è stata un colpo netto e calibrato. Facciamo il nostro lavoro. Il resto appartiene a chi guarda. Una frase breve, lucida, tagliente, che tenta di chiudere la porta che la reazione di Barr, suo malgrado, aveva lasciato socchiusa. Ma anche dietro quella maschera di impeccabile professionalità sono apparse crepe sottili. Voci provenienti dalle sue amicizie più strette suggeriscono che Elçin sia profondamente infastidita non tanto dalla rabbia in sé, quanto dall'effetto che quella rabbia ha avuto sull'attenzione mediatica. L'ha moltiplicata, di fatto trasformando un momento d'arte in combustibile da tabloid. Da sempre attenta a difendere la propria autonomia e l'immagine di donna consapevole e indipendente, oggi si ritrova intrappolata in un caso che, ai suoi occhi, nasce dalla fatica di un uomo nel gestire il peso del proprio carisma. La conseguenza più vistosa di questo bacio maledetto è stato il distacco percepibile tra i due. Attenti osservatori della scena di Istanbul hanno notato la scomparsa improvvisa di quelle apparizioni congiunte un tempo assidue, piene di complicità e piccoli segnali. Niente più foto condivise, nessuna menzione reciproca nelle stories, nessun incontro casuale nei caffè più in voga. Questo silenzio informativo è diventato esso stesso un messaggio fragoroso. Dalla produzione di Arafta trapelano descrizioni di un'aria insostenibile quando devono girare insieme. Una freddezza professionale che taglia l'ambiente come vetro. Barr, rintanato in un mutismo monastico e in un atteggiamento di difesa. Elçin, con un sorriso educato e lontano che mette metri di distanza tra lei e il partner di scena. Il sospetto di una rottura, o almeno di una crisi profonda di fiducia, si rafforza a ogni ora in cui non compaiono fianco a fianco. Sul fondo di questo conflitto pulsa un nervo sensibile dell'industria, la disumanizzazione dell'attore. La collera di Barr non punta solo al pubblico o a Elçin, ma a un sistema che fatica a riconoscere il lavoro come creazione artistica e preferisce consumarlo come brandello di realtà. Per lui, quel bacio è stato un sacrificio attoriale, un patto necessario per la verità della serie. Vederlo ridotto a indizio di una storia suona come un insulto a anni di studio e disciplina. Elçin, al contrario, sembra accettare con lucida maturità le regole del gioco. Sa che lo sguardo collettivo cercherà sempre il cuore dietro la maschera, e sceglie di non combattere controcorrente ma di cavalcare l'onda con grazia. In questa differenza di approccio alla fama, lui in cerca dell'assoluto artistico. Lei concentrata su una navigazione realistica del sistema, si può forse leggere la vera origine della distanza. Prima della conclusione, grazie per aver reso Stelle Turche Rivelate il vostro riferimento per analisi così rigorose e appassionate. Se non siete ancora entrati nella nostra membership, vi state perdendo letture fuori onda e retroscena che condividiamo solo con la nostra comunità più vicina. Il pulsante Unisciti sostiene la nostra autonomia e ci aiuta a scavare dietro i riflettori. È il vostro gesto a permettere che questa voce resti libera e temeraria. E arriviamo così alla fine di questa cronaca, con più domande che risposte ma con una certezza limpida, la scena del bacio in Arafta. Ha cambiato per sempre la traiettoria di Barr Arduk ed Elçin Sangu. Quello che poteva essere un momento di gloria professionale è diventato una prova del fuoco per i loro temperamenti e per il loro rapporto. Barr riuscirà a scavalcare l'indignazione e a fidarsi di nuovo dello sguardo del pubblico? Elçin troverà la pazienza per placare un uomo che si sente tradito dal proprio successo? Solo il tempo, e il team investigativo di Stelle Turche Rivelate, potrà darci risposte. Una cosa è certa. Istanbul non toglierà gli occhi di dosso a questi due titani mentre affrontano le conseguenze di quel bacio che ha incendiato la rete. Se questa analisi vi ha fatto riflettere sulla fragilità del successo e sulle pressioni della notorietà, non dimenticate di condividerla con altri appassionati e di iscrivervi per non perdere i prossimi approfondimenti. E ancora una volta, il vostro supporto con Unisciti tiene viva la fiamma di Stelle Turche Rivelate. Ci rivediamo nel prossimo esclusivo, sempre qui, dove la verità ha nome e cognome.